Ciao a tutti, in questa nuova puntata di Forsinet mi concentrerò sulle predictions di NXT Heatwave, il prossimo evento della WWE, in particolar modo ovviamente nel roster di NXT. Ebbene, la card prevede 6 match che sono tutti molto interessanti e non così semplici da pronosticare, almeno dal mio punto di vista. Direi di partire subito con quello che vedrà opposte Jordynne Grace e Blake Monroe, una delle grandi rivalità in campo femminile, forse in questo momento la rivalità più interessante proprio in campo femminile, se non di tutto il roster di NXT, perché comunque intorno al titolo principale ruotano diverse figure e, come andremo a vedere proprio nella card, ancora non è ben definita chi sarà appunto la prima sfidante. Per questo match, allora io credo che Blake Monroe comunque abbia vinto qualche match d'esordio, abbia ottenuto già le vittorie, abbia già ottenuto qualcosa. Jordynne Grace invece nell'ultimo periodo, anche se questo è il premium live event, è il primo match di Blake Monroe, perché il primo match in coppia l'aveva combattuto proprio con Jordynne Grace e vinto. Questo è il primo match in singolo. Credo però che Jordynne Grace arrivi da delle sconfitte abbastanza pesanti, soprattutto per quanto riguarda l'assalto al titolo. Bisogna anche capire quale sarà la direzione che prenderà Jordynne Grace. Potrebbe anche magari uscire con una sconfitta e andare nel main roster, non è da escludere questa possibilità. Ma io credo che tra le due, visto che comunque Blake Monroe ha già ottenuto qualcosina all'inizio e comunque io credo che se lo debba anche costruire, penso che la vittoria possa andare a Jordynne Grace, visti i recenti risultati delle recenti sconfitte inanellate, appunto, sia nella lotta per il titolo, sia proprio per quanto riguarda la sfida con Jessie Jane, che adesso è campionessa, aveva perso anche con Stephanie McGuire, quindi fondamentalmente credo che per Jordynne Grace sia importante vincere questo match, che poi sia diretta nel main roster direttamente, oppure che magari abbia ancora uno stint ad NXT che poi la possa proiettare magari ancora una volta verso la scena titolata e verso il titolo. Quindi io vado con Jordynne Grace vincitrice nei confronti di Blake Monroe, anche se non è così scontato, come già detto. Hank e Tank difenderanno invece le cinture di coppia e i titoli di tag team dall'assalto di due membri del Dark State. Al momento non sono stati ancora resi noti i membri che scenderanno in campo, penso lo sapremo soltanto domenica notte durante l'evento. Saranno due tra Dion Lennox, Osiris Griffin, Sugars e Cutler James, quindi due di questi quattro andranno a giocarsi le cinture tag team e io credo che ci sarà il passaggio di consegne. Anche Tank hanno conquistato a Stand and Deliver, hanno avuto un regno forse più interessante di quello che pensavo, ma niente di così importante, cioè non hanno avuto rivalità particolarmente interessanti. Forse quella più interessante è stata quella con il Culling, ma alla fin fine veramente non è stata, anzi pensavo quasi che perdessero le cinture anche in quel contesto. Credo che qui però non si scappi e il Dark State, soprattutto per cercare di imporsi in maniera dominante all'NXT, ha bisogno di questi titoli. Poi vedremo se riusciranno ad ottenere anche qualcosa in più come un titolo in singolo, però le cinture di coppia per me sono imprescindibili per rendere ancora di più il Dark State una minaccia all'interno del roster. Se non dovessero conquistare le cinture, veramente la loro minaccia, la loro pericolosità verrebbe ridotta in maniera molto molto drastica. Quindi io credo che il Dark State si prenderà le cinture di coppia e due dei quattro membri diventeranno nuovi campioni di coppia, anche se potrebbero poi magari utilizzare la Freebird Rule ed essere tutti campioni interscambiabili, quindi difenderle poi a turno in base alla miglior formazione possibile per la giornata e per l'incontro. Jessie Jane invece difenderà il titolo TNA femminile, il titolo knockout TNA dall'assalto di Masha Slamovic e di Ash by Elegance, che tutti ovviamente conosciamo in WWE come Dana Brooke, ma essendo un membro del roster della TNA appunto si ripresenta sullo scenario della WWE con il nome appunto di Ash by Elegance. Allora, qui la lettura del match secondo me non è semplice come in tutti i match a più persone. Jessie Jane è campionessa da poco tempo, ha già battuto Masha Slamovic ben 2 volte. Ash by Elegance invece di fatto si trova alla prima occasione per il titolo TNA, almeno da quando è campionessa Jessie Jane. Nell'ultima puntata di NXT abbiamo visto anche che Jessie Jane ha avuto la meglio nei confronti di Ash by Elegance nel match a squadre, quindi quello potrebbe anche far presupporre ad un cambio di titolo proprio domenica a Heatwave.
magari in favore della Elegance, ma io credo che Jessie Jane resterà campionessa. Vado con la conferma di Jessie Jane per un motivo soprattutto, ovvero il titolo TNA secondo me tornerà alla base durante un evento proprio TNA. Perché far perdere a Jessie Jane il titolo proprio durante un evento di NXT, un evento della WWE, anche se effettivamente poi Jessie Jane sappiamo tutti che l'ha conquistato in un evento della TNA, quindi potrebbe diciamo esserci questo interscambio tra le due federazioni. Però onestamente io credo che Jessie Jane in un contesto del genere possa restare campionessa e perdere la cintura magari più avanti, più in là, un po' come ha fatto Trick Williams. Trick Williams comunque è ancora campione TNA, mi aspettavo un regno più breve onestamente, e magari invece andrà così per Jessie Jane, però io non credo che lo perderà in questo evento. Sempre di Jessie Jane ne parliamo anche per quanto riguarda poi la sua prima sfidante per il titolo di NXT, perché la prima sfidante verrà fuori dal match di Heatwave tra Jada Parker, Kelani Jordan e Lola Vice. Questo è un match secondo me incertissimo, sono tre praticamente face. Anche Jada Parker nelle ultime settimane sembra essere passata un po' dalla parte appunto dei buoni, quindi la vedo molto molto complicata come lettura del match. Allora, Jada Parker ha già avuto le sue chance titolate, la ricorderete anche nel Fatal 4-Way di qualche mese fa, quindi vedo molto complicato onestamente fare un pronostico. Kelani Jordan è stata campionessa nordamericana femminile e Lola Vice è quella che finora ha ottenuto meno, aveva vinto il torneo Breakout ottenendo il contratto da incassare in qualsiasi momento per il titolo, poi alla fine quel titolo non l'ha mai vinto, non ha mai avuto una chance così concreta perché l'ha bruciata, l'ha sprecata. Quindi è complicato e visto poi il successo di Jessie Jane contro Stephanie McGuire di qualche mese fa, io mi aspetto qualsiasi cosa, potrebbe vincere veramente chiunque. Forse la favorita potrebbe essere Jada Parker, almeno leggermente in questo momento, però io vado con Lola Vice. Vado con Lola Vice perché potrebbe magari dare lei l'assalto al titolo. Non escludo neanche che possa essere Kelani Jordan a vincere. Veramente qui è un 33,3% periodico per tutte praticamente. Però vado con Lola Vice, scelgo Lola Vice perché è quella che finora ha ottenuto di meno e magari potrebbe finalmente avere una chance titolata insomma, alla cintura di Jessie Jane e chissà che non possa essere poi lei a detronizzarla eventualmente. Match di coppie miste, tag team mixed match praticamente, ovvero tra Chelsea Green e Ethan Page che rappresentano il Canada, il campione tra l'altro nordamericano Ethan Page, contro Tyra May Steele e Tavion Hayes che ormai è uscito dalla stable di Charlie Dempsey e quindi, ovvero dalla No Quarter Catch Crew, e quindi adesso cerca di farsi la sua strada in autonomia. Sinceramente, questo potrebbe essere il classico match che i due sulla carta più forti o quantomeno più blasonati, ovvero Chelsea Green e Ethan Page, potrebbero anche perdere in modo tale anche magari da far avere un'altra chance titolata a Tavion Heights. Però io credo che potrebbero vincere proprio i due canadesi, ovvero Chelsea Green e Ethan Page. Questo è un evento comunque di NXT. Ethan Page si è affermato come uno dei principali volti di NXT, vincendo prima il titolo principale e poi appunto il titolo nordamericano di cui è l'attuale detentore. Chelsea Green invece già nel main roster sta facendo molta fatica a conquistare delle vittorie. Mi auguro quindi anche per lei che questo match vada in suo favore e in favore del suo partner, quindi io opterei per Chelsea Green e Ethan Page, magari anche con l'aiuto di Alba Fire e di Piper Niven, che comunque fanno parte della stable e potrebbero essere importanti e interessanti sotto questo punto di vista. E non escludo che poi magari Chelsea Green possa anche portarsi Ethan Page nel main roster, no? Per completare la stable anche a SmackDown e quindi anche un immediato passaggio di consegne del titolo nordamericano nelle prossime settimane. E poi arriviamo al main event, il main event che vedrà ovviamente Oba Femi mettere il titolo di NXT in palio contro Javon Evans, che ha vinto il match di qualificazione durante l'ultima puntata di NXT contro Trick Williams, un match che di fatto è stato vinto anche grazie non all'interferenza di Santana, perché Santana non ha fatto nulla, si è semplicemente
presentato lì, stava guardando il match, Trick Williams si è distratto e Javon Evans ne ha approfittato rifilando i due cutter, di cui uno appunto dalla corda più alta, per finire il match e quindi diventare il primo sfidante di Obafemi. Allora, in questo caso secondo me bisogna fare un'analisi attenta. Javon Evans ha già avuto delle chance titolate, ne ha avute diverse, quasi tutte se non sbaglio a più uomini, proprio in match in cui era compreso anche lo stesso Trick Williams. Ad oggi mi sembra impossibile pensare che Javon Evans possa andare a detronizzare Obafemi, sembrerebbe impossibile. Però bisogna anche mettere in conto che Obafemi ha avuto una run da campione molto lunga, praticamente è campione dall'inizio dell'anno, potrebbe anche fare per carità un regno lunghissimo, finire l'anno da campione, io non lo escludo questo, però bisogna anche valutare un altro aspetto, ovvero quali sono i possibili avversari di Obafemi all'NXT prossimamente. Io non ne vedo, o si rilancia nuovamente, che so, Ethan Page. Poi c'è Trick Williams che comunque è sempre lì, ma è campione TNA, ha altre vicende, anche se si è ributtato a capofitto comunque nella lotta per il titolo di NXT, ma comunque sarebbero sempre loro. C'è appunto Javon Evans che nel circolo per il titolo, insomma nel giro titolato, si è già inserito da diversi mesi senza mai riuscire a conquistarlo. E poi pochi altri nomi, forse Tony D'Angelo? Non lo so, però Tony D'Angelo anche potrebbe forse passare nel main roster, è difficile anche quella vicenda, bisogna un attimo verificarla. E poi Tony D'Angelo ha già battuto Obafemi per il titolo nordamericano, sarebbe corretto fargli fare un'altra rivalità per appunto essere lui a detronizzare nuovamente Obafemi? Non lo so. Non mi sembra la strada più percorribile. Veramente poi avversari non ce ne sono tantissimi. Potrebbe magari essere costruito Miles Bourne come possibile sfidante, anche se anche lui ha già affrontato Obafemi. Quindi a livello di sfidanti ne vedo veramente pochi. Credo che potrei andare davvero con la vittoria di Javon Evans. A sorpresa, io mi sento che questo match potrebbero farlo vincere a Javon Evans, nonostante, ripeto, a livello fisico non c'è storia, mi sembra abbastanza chiaro. In qualche modo dovranno inventarsi la possibilità che appunto Javon Evans possa battere Obafemi per il titolo. Difficile come scenario, però io credo che questo possa essere veramente l'evento della consacrazione definitiva di Javon Evans. La WWE ha già dimostrato di puntarci in maniera netta e decisa. Credo che potrebbe essere la notte appunto di Javon Evans per quanto riguarda la conquista del titolo di NXT e la fine del lungo regno di Obafemi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.